Talkie Italiano. Buongiorno, siete qui per vedere l'appartamento? Sì, buongiorno. Abbiamo appuntamento con il signor Bianchi. Sono io, piacere. Piacere, io sono Elena. E io sono Daniel. Benvenuti, entrate pure. Grazie, che bel palazzo. Sì, è un palazzo tranquillo. A che piano è l'appartamento? È al terzo piano. C'è l'ascensore? Sì, ma oggi non funziona. Ah, cominciamo bene. Dai, almeno facciamo un po' di esercizio. Mi dispiace, il tecnico arriva domani. Nessun problema. Ecco, siamo arrivati. La porta è molto bella. È nuova, l'abbiamo cambiata il mese scorso. L'appartamento è già arredato? Sì, quasi tutto. Oh, il soggiorno è luminoso. Prende il sole soprattutto la mattina. La finestra dà sulla strada? Sì, ma la strada non è molto rumorosa. Posso aprire la finestra? Certo, faccia pure. Si sente un po' di traffico. Ma non è terribile. La sera è molto più tranquillo. E quella porta sul balcone? Esatto, il balcone è piccolo ma comodo. Possiamo mettere un tavolino? Sì, un tavolino e 2 sedie ci stanno. Perfetto per fare colazione. O per bere un caffè dopo il lavoro? Adesso vi mostro la cucina. È più grande di quanto pensavo. Il frigorifero è incluso? Sì, anche il forno e la lavatrice. La lavatrice è in cucina? Sì, è sotto il piano di lavoro. Funziona bene? Certo, è abbastanza nuova. Abbastanza nuova, mi preoccupa un po'. Ha solo 2 anni. Ah, allora va bene. Possiamo vedere la camera? Certo, è da questa parte. Il letto sembra comodo. Tu dici sempre così. Perché tu dormi anche sul divano. Il materasso è stato cambiato recentemente. C'è spazio per una scrivania? Sì, vicino alla finestra. Daniel lavora spesso da casa. Allora questo angolo è ideale. La connessione internet è buona? Nel palazzo c'è la fibra. Ottimo, per me è importante. E il bagno dov'è? È qui, accanto alla camera. La doccia è un po' piccola. Per te tutto è piccolo. Tu sei alto quasi 2 metri. In realtà la doccia è di misura standard. Vede Elena? Va bene, avete vinto voi. Avete animali? Abbiamo un gatto molto tranquillo. Un gatto non è un problema. Davvero? Sì, basta fare attenzione ai mobili. Lui dorme quasi tutto il giorno. E la notte corre per tutta la casa. Non dovevi dirlo. Tranquilli, conosco bene i gatti. Quanto costa l'affitto? 750 € al mese. Le spese sono incluse? No, le spese condominiali sono 80 €.
E per il deposito? Servono 2 mesi di deposito. Possiamo pensarci fino a domani? Certo, ma ci sono anche altre persone interessate. Elena, a me piace molto. Anche a me, soprattutto il balcone. Non dovete decidere subito. Possiamo chiamarla questa sera? Sì, chiamatemi pure dopo le 6. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi per la visita. E speriamo che domani funzioni l'ascensore. Lo spero anch'io, soprattutto per il trasloco. Ah, questo è un dettaglio importante. Daniel, non cominciare già a lamentarti. Allora, forse siete già pronti a vivere qui. Forse ha ragione. Ci sentiamo questa sera, signor Bianchi. Perfetto, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Buongiorno, avrei bisogno di qualcosa per il mal di gola. Buongiorno, da quanto tempo ha questo problema? Da ieri sera. Ha anche tossito tutta la notte. Non tutta la notte. Quasi tutta. Ha anche la febbre? Non lo so, non l'ho misurata. Stamattina sembrava molto calda. Luca, non sono una pentola. Capisco, ha brividi o dolori? Un po' di stanchezza e mal di testa. Riesce a deglutire normalmente? Sì, ma mi fa male? E parla con una voce stranissima. Grazie per il sostegno. Non si preoccupi, succede spesso. Vorrei qualcosa che mi aiuti subito. Posso consigliarle delle pastiglie per la gola. Vanno bene anche per la tosse? Per la tosse serve un prodotto diverso. La sua tosse è secca. Sente del muco? No, è solo una tosse secca. Allora può usare uno sciroppo calmante. Devo prenderlo durante i pasti? Può prenderlo dopo i pasti. Quante volte al giorno? 3 volte al giorno. Per quanti giorni? Per pochi giorni, finché la tosse migliora. Lei prende già altri farmaci? Perché rispondi tu? Cerco di aiutare. È importante sapere se prende altri medicinali. Prendo solo una compressa per l'allergia. Sa dirmi il nome? Aspetti, controllo sul telefono. Ce l'hai nella borsa? Ah, è vero. Prenda pure il suo tempo. Ecco, questo è il nome. Va bene, non ci sono problemi particolari. Posso prendere anche qualcosa per il mal di testa? Sì, ma deve evitare di prendere troppi farmaci insieme. A casa abbiamo del paracetamolo. Quello può andare bene. Qual è la dose corretta? Segua la dose indicata sulla confezione. Va bene. Ha fatto un test per il Covid? No, non ancora. Io le ho detto di farlo. Me l'hai detto 5 minuti fa. Può essere utile fare un test. Avete i test qui?
Sì, sono vicino alla cassa. Allora ne prendo uno. Meglio prenderne 2. Perché 2? Uno per oggi e uno per domani. Può essere una buona idea. Va bene, ne prendo 2. Le consiglio anche di bere molto. Acqua calda o fredda? Come preferisce, ma eviti bevande molto fredde. E il tè con il miele? Può aiutare a calmare la gola. Finalmente una cosa piacevole. Cerchi anche di riposare. Questo sarà difficile. Perché? Hai una riunione domani mattina. Posso lavorare da casa. Se ha febbre alta, è meglio sentire il medico. Quanto è alta una febbre alta? Sopra i 38 gradi. Abbiamo un termometro a casa. Credo di sì. Questa risposta non mi tranquillizza. Qui abbiamo anche termometri. Allora ne prendo uno. Ottima decisione. Non sembrare così soddisfatto. Quindi abbiamo pastiglie, sciroppo, 2 teste e un termometro. Esatto. Manca il tè. Il tè purtroppo non lo vendiamo. Lo compriamo al supermercato. Sono 27 euro in tutto. Posso pagare con la carta? Certo. Poi andiamo subito a casa. Prima prendiamo il tè. Va bene, ma poi riposo. Sembri tu il farmacista. Oggi è un ottimo assistente. Ha sentito? Sì, purtroppo. Ecco lo scontrino. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Buona giornata e buona guarigione. Scusi, questo treno va a Bologna? Sì, ma oggi parte dal binario 9. Dal binario 9? Esatto, hanno cambiato il binario pochi minuti fa. Marta, finalmente ti ho trovata. Paolo, dov'eri? Ero davanti alla biglietteria. Ti ho chiamato 3 volte. Il telefono era in modalità silenziosa. Naturalmente. Il vostro treno parte tra 20 minuti. Perfetto, abbiamo tempo. Non abbiamo ancora i biglietti. Pensavo che li avessi comprati tu. Io pensavo che li avessi comprati tu. La biglietteria automatica è proprio lì. Possiamo comprare 2 biglietti insieme? Certo, basta scegliere la destinazione. La macchina accetta le carte straniere? Sì, normalmente non ci sono problemi. Quel normalmente non mi piace. In alternativa potete andare allo sportello. C'è molta fila? Abbastanza, oggi la stazione è molto affollata. Proviamo con la macchina. Va bene, ma fai tu. Perché devo fare sempre tutto io? Perché tu capisci meglio le istruzioni. Non è vero, ma accetto il complimento. Premete prima su Acquista biglietto.
Ecco fatto. Adesso scegli Bologna Centrale. Ci sono due opzioni. Quali? Treno regionale o treno veloce? Il treno veloce parte prima. Quanto costa? 42 euro a persona. E il regionale? 18 euro a persona. Qual è la differenza di tempo? Circa 1 ora e 20 minuti. Io preferisco risparmiare. Ma abbiamo un appuntamento alle 4. Che ore sono adesso? Sono quasi le 2. Con il regionale arrivereste dopo le 4. Allora prendiamo quello veloce. Per una volta siamo d'accordo. Seleziono 2 passeggeri. Aspetta, io ho una carta sconto? Quale carta? Quella per studenti. Ma non sei più studentessa. Il corso finisce il mese prossimo. La carta è ancora valida? Sì, fino alla fine di settembre. Allora può usarla. E io pago il prezzo intero. Puoi iscriverti a un corso. Magari a un corso per organizzare meglio i viaggi. Sarebbe utile per entrambi. Ha ragione. Adesso la macchina chiede il numero della carta. Ce l'ho nel portafoglio. Quale portafoglio? Quello rosso. Nella tua borsa non c'è. Non è possibile. Controlli nella tasca laterale. Un momento. Il treno parte tra 15 minuti. Non mettermi pressione. Forse ha una foto della carta sul telefono. Sì, forse sì. Cerca nella galleria. Eccola, l'ho trovata. Perfetto, inserisco il numero. Controllate bene il nome e la data. Il nome è corretto. Anche la data. Adesso dobbiamo pagare. Uso la mia carta. Poi ti restituisco la mia parte. Lo hai detto anche l'ultima volta. E te l'ho restituita. Dopo 2 settimane. La macchina sta elaborando il pagamento. Perché ci mette così tanto? Non toccare niente. Non sto toccando niente. Ecco, il pagamento è riuscito. Finalmente. Dove sono i biglietti? Arrivano via posta elettronica. Non li stampa? No, dovete mostrarli sul telefono. A quale indirizzo li abbiamo mandati? Al mio. Hai abbastanza batteria? Ho il 12%. Paolo, è pochissimo. Vicino al binario ci sono delle prese. Perfetto, carico il telefono mentre aspettiamo. Non aspettate troppo, il binario 9 è lontano. Quanto ci vuole per arrivare? Circa 7 minuti a piedi. Allora dobbiamo andare subito. Aspetta, voglio comprare dell'acqua.
Non abbiamo tempo. C'è un distributore vicino al binario. Perfetto, problema risolto. Lei ci sta salvando il viaggio. Faccio solo il mio lavoro. Il treno è puntuale? Per ora sì. Per ora è un'altra frase che non mi piace. In stazione non bisogna mai essere troppo sicuri. Andiamo, prima che cambino di nuovo il binario. Hai preso la valigia? Pensavo che l'avessi presa tu. Marta è accanto alla macchina. Ah, eccola. Controllate anche di avere i documenti. Io ho il mio. Anche io. Sei sicura? Sì, questa volta sono sicura. Allora correte al binario 9. Grazie mille per l'aiuto. Senza di lei perdevamo il treno. Buon viaggio e buona fortuna. La fortuna ci serve davvero. Soprattutto quando viaggiamo insieme. Scusi, sa dove posso trovare il riso? Certo, è nel corridoio 5, vicino alla pasta. Laura, io intanto prendo le verdure. Va bene, ma non comprare troppe cose. Prendo solo quello che serve. Lo dici sempre. Avete bisogno di aiuto con la lista? Sì, dobbiamo preparare una cena per alcuni amici. Quante persone sarete? Saremo in 6. Forse in 7. Chi è la 7ª persona? Forse viene anche Sofia. Non me l'avevi detto. Me l'ha scritto poco fa. Allora è meglio comprare qualcosa in più. Vede, ho ragione io. Non hai ancora comprato niente. Che cosa volete cucinare? Pensavamo a un risotto. E anche a un secondo. Il secondo non era nel programma. Conosco i nostri amici, mangiano molto. Che tipo di risotto volete fare? Con i funghi. Allora vi consiglio il riso per risotti. Quanto ne serve per 7 persone? Circa 500 grammi. Prendiamo una confezione da 1 chilo. Non è troppo? Meglio avanzare che rimanere senza. Potete usare il resto un'altra volta. Va bene, prendiamo quello da 1 chilo. Ora servono i funghi. Li trovate nel reparto ortofrutta. Io li ho già presi. Quanti? 2 confezioni. Sono freschi? Certo. Posso controllare? Sì, eccoli. Questi sono buoni, ma usateli entro domani. La cena è stasera, quindi va bene. Ci serve anche il brodo. Possiamo farlo con il dado. Tua madre non sarebbe d'accordo. Mia madre non viene a cena. Abbiamo anche il brodo già pronto. È più comodo. Prendiamone 2 confezioni. Una basta. Per 7 persone? Meglio 2, così siete più tranquilli. Va bene, 2.
Adesso manca il vino. Il vino è per cucinare o per bere? Per entrambe le cose. Per il risotto potete usare un vino bianco secco. Non troppo costoso, però. Questo costa 6 euro ed è adatto. Prendiamone 2 bottiglie. Una per cucinare e una per bere. Esatto. Conoscendoti, finiranno entrambe nel bicchiere. Allora forse è meglio prenderne 3. Mi piace il suo consiglio. A me un po' meno. Naturalmente stavo scherzando. Meno male. Ci serve anche il formaggio grattugiato. E il burro. Sono nel reparto frigorifero. Andiamo prima a prendere il dolce. Non avevamo deciso di comprare il dolce. Non possiamo invitare persone senza dolce. Possiamo preparare una macedonia. La Macedonia non è un vero dolce. Oggi abbiamo una torta al cioccolato in offerta. Perfetto. Quanto costa? 9 euro. Va bene, prendiamola. Sapevo che ti avrei convinta. Mi ha convinta il cioccolato, non tu. Vi serve altro? Credo di no. Mancano il pane e l'acqua. Hai ragione. Il pane fresco è vicino alle casse. E l'acqua? In fondo al corridoio 2. Prendiamo naturale e frizzante. Quante bottiglie? 3 naturali e 2 frizzanti. Non riesco a portarle tutte. Potete prendere un carrello. Era meglio prenderlo all'inizio. Pensavo di comprare poche cose. Lo dici sempre. Vi porto io un carrello piccolo. Grazie, è molto gentile. Sì, ci sta salvando anche la cena. Ecco il carrello. Adesso possiamo prendere tutto. Non significa che puoi aggiungere altre cose. Solo delle patatine per l'aperitivo. Solo una confezione. 2 confezioni. Una. Facciamo una confezione grande. Ottima soluzione. Va bene, accetto il compromesso. Adesso andiamo alla cassa. Aspetta, abbiamo dimenticato il sale. Abbiamo il sale a casa. Sei sicura? Quasi sicura? Forse è meglio controllare prima di uscire di casa. Ormai siamo qui, prendiamolo. Va bene, ma poi basta davvero. Il sale è nel corridoio 4. Corro a prenderlo. Non tornare con altre 10 cose. Promesso. Sembra una cena ben organizzata. Più o meno. L'importante è stare insieme. Ha ragione. Eccomi, ho preso solo il sale. Sono quasi commossa. Allora possiamo andare alla cassa? Grazie per tutti i consigli. È stato un piacere. Speriamo che il risotto venga bene. Con tutti questi ingredienti verrà benissimo. E se viene male, abbiamo la torta.
Finalmente hai detto una cosa intelligente. Allora, da quale stanza cominciamo? Io direi dalla cucina. No, dalla camera degli ospiti. Quella non è più una camera degli ospiti. È diventato un magazzino. Appunto, dobbiamo liberarla. Ci sono molte cose vostre lì dentro. Mi? Sì, soprattutto tue. Io non vivo qui da 5 anni. Ma hai lasciato qui metà della tua vita. Non è vero. Ci sono 3 scatole con il tuo nome. Forse sono cose importanti. C'è ancora il tuo vecchio pallone. Quello è importante. È completamente sgonfio. Ha un valore affettivo. Certo, un grande valore affettivo senza aria. Basta discutere. Prendete queste scatole. Questa è pesantissima. Che cosa c'è dentro? Libri, credo. Sono i vostri libri di scuola. Mamma, possiamo regalarli. Non tutti. Perché vuoi conservarli? Perché ci sono i vostri nomi e i vostri appunti. I miei appunti erano terribili. I miei erano ancora peggio. Lo so, li controllavo ogni sera. Allora perché vuoi tenerli? Mi ricordano quando eravate piccoli. Possiamo tenere solo un libro ciascuno. Solo uno? Va bene, forse 2. Facciamo 3. Mamma, la nuova casa è più piccola. Lo so bene. Devi scegliere solo le cose che usi davvero. Questo è facile da dire. Possiamo fare 3 gruppi. Quali gruppi? Cose da tenere, cose da regalare e cose da buttare. Ottima idea. Non voglio buttare quasi niente. Allora faremo 2 gruppi. Cose da tenere e cose che la mamma vuole tenere. Molto divertente. Guarda, ho trovato una vecchia fotografia. Fammi vedere. Siamo noi 3 al mare. Io avevo dei capelli terribili. Avevi 7 anni. Non è una buona scusa. Io indossavo un cappello enorme. Non volevi mai toglierlo. Mi piaceva molto. Questa fotografia la teniamo. Naturalmente. Possiamo metterla in una cornice nella nuova casa. Mi piacerebbe. Ecco, abbiamo già deciso la prima cosa. In realtà ne ho già decise molte. Mamma, hai preparato 15 scatole. Sono solo 14. Non è una grande differenza. Una scatola è solo per i piatti. Hai davvero bisogno di tutti quei piatti? Quando venite a pranzo, sì. Siamo solo in 3. A volte vengono anche i vostri amici. Mamma, i miei amici non vengono qui da anni. Potrebbero tornare. Va bene, teniamo i piatti.
Ma almeno regaliamo questi bicchieri. Quelli erano di vostra nonna. Allora li teniamo. Stiamo facendo pochi progressi. Non è una gara. Il trasloco è tra una settimana. Abbiamo ancora tempo. Non molto. Va bene, apro questo armadio. Attenta, è pienissimo. Oh, cielo. Che cosa è caduto? Una coperta. No, sono 4 coperte. Perché hai così tante coperte? In inverno fa freddo. Hai il riscaldamento. Il riscaldamento costa. Questo è vero. Teniamo le 2 migliori. E le altre? Le possiamo portare a un'associazione. Serviranno a qualcuno. Va bene, questa idea mi piace. Perfetto, abbiamo finalmente qualcosa da regalare. Metto le coperte in questa borsa. Non quella borsa. Perché? Quella borsa viene con me. Mamma, è rotta. Posso sistemarla. Con che cosa? Con ago e filo. Non la usi da 10 anni. Ma è ancora bella. Facciamo una pausa. Sì, abbiamo bisogno di un caffè. Il caffè è in cucina. Preparo io. Io porto queste scatole vicino alla porta. Non prendete quella con le fotografie. Tranquilla, resta qui. Mamma, sei triste per il trasloco? Un po'. Questa casa ha molti ricordi. Qui siete cresciuti. Ma la nuova casa sarà più comoda. E saremo più vicini. Questo mi rende felice. Potremo venire più spesso. Lo dite sempre. Questa volta lo faremo davvero. Promesso. Allora terrò abbastanza piatti per tutti. Va bene, ma non 15 scatole. 13. Cominciamo con 12. D'accordo, ma la vecchia fotografia viene con me. Quella viene con tutti noi. Nella nuova casa creeremo nuovi ricordi. Allora continuiamo a lavorare. Dopo il caffè, Naturalmente, prima il caffè. Su questo siamo tutti d'accordo. Che bello, oggi il mare è calmissimo. Sì, siamo arrivati al momento giusto. Io volevo dormire ancora un'ora. Siamo in vacanza, ma non possiamo passare la giornata a letto. Perché no? Perché abbiamo pagato per vedere il mare. Il mare resta qui anche nel pomeriggio. Nel pomeriggio la spiaggia sarà piena. Mettiamo l'ombrellone qui. Forse un po' più vicino all'acqua. Non troppo vicino, per favore. Hai paura delle onde? No, ho paura che la mia borsa si bagni. Dentro hai solo il telefono e un paio di occhiali. Appunto, sono cose importanti.
Va bene, restiamo qui. Prima di sederti metti la crema solare. Mamma, l'ho già messa in albergo. Solo sul viso. Anche sulle braccia. Le gambe però sono completamente bianche. Grazie, papà. Vieni qui, ti aiuto io. Posso farlo da sola. Questa conversazione succede ogni estate. Perché ogni estate mi trattate come una bambina. Ti trattiamo come una persona che si dimentica sempre la crema. Una volta sola. L'anno scorso eri rossa come un pomodoro. Era un colore estivo. Era una scottatura. Va bene, dammi la crema. Miracolo. Mettila bene anche sulle spalle. Sì, mamma. Io intanto porto le borse sotto l'ombrellone. Hai preso l'acqua? Certo, è nella borsa blu. Io ho fame. Abbiamo fatto colazione un'ora fa. Ho mangiato solo uno yogurt. Perché hai lasciato il cornetto? Non mi piaceva la marmellata. Hai detto che ti piaceva. Mi piace la marmellata di fragole, non quella di albicocche. Una differenza molto importante. Per me sì. Nella borsa ci sono dei panini. Posso prenderne uno. Adesso no, sono per pranzo. Allora vado al bar. Da sola? Papà, ho 16 anni. Lo so, ma il bar è dall'altra parte della spiaggia. Sono 5 minuti a piedi. Puoi andarci, ma non comprare troppe cose. Prendo solo un succo. Hai dei soldi? Ho la carta. Dove l'hai messa? Nella custodia del telefono. Sei sicura? Sì, sono sicura. Va bene, ma torna presto. Non sparisco. Prendi anche 2 caffè? Uno per te e uno per la mamma. Per me un caffè macchiato. Per me un espresso. Ecco, alla fine lavoro anche in vacanza. Ti diamo una mancia. Allora accetto. Aspetta, dove sono i miei occhiali da sole? Li avevi in testa. Adesso non ci sono. Forse sono nella borsa. Ho già controllato. Guarda sotto l'asciugamano. Non ci sono. Papà, li stai cercando davvero? Certo che li sto cercando. Sono appesi alla tua maglietta. Ah, Per fortuna abbiamo una figlia attenta. E voi dite che sono io quella distratta. questo episodio resta tra noi. Dipende dalla mancia. Vai al bar, signorina. Torno subito. Adesso possiamo rilassarci. Dovresti mettere la crema anche tu. L'ho messa. Dove? Sul viso. Solo sul viso? Anche sulle braccia.
Le gambe però sono completamente bianche. Molto divertente. Questa conversazione succede ogni estate. Va bene, dammi la crema. Sono tornata. Già? C'era poca fila. Hai preso i caffè? Sì, e anche un succo. Che cos'altro hai comprato? Niente. E quel sacchetto? È una brioche. Avevi detto solo un succo. La brioche sembrava triste da sola. Allora hai fatto bene a salvarla. Non incoraggiarla. Ho anche una sorpresa per voi. Che sorpresa? Il barista ha detto che oggi noleggiano i pedalò. Ottima idea. Non so se mi va. Dai, mamma, andiamo tutti insieme. Possiamo uscire per mezz'ora. Chi controlla le borse? Possiamo lasciarle nell'armadietto del bar. Vedi, ha già pensato a tutto. Va bene, ma niente gare. Promesso. E niente tuffi dal pedalò. Promesso anche questo. E mettiamo di nuovo la crema prima di partire. Lo sapevo che lo dicevi. Questa conversazione succede ogni estate. Sì, ma alla fine ci divertiamo sempre. Questo è vero. Allora beviamo il caffè e poi andiamo. Posso finire prima la brioche? Certo. Non possiamo abbandonarla dopo averla salvata. Che bella serata, Roma sembra ancora più bella di notte. Sì, e questo tavolo fuori è perfetto. Perfetto, finché non arriva uno scooter vicino al piatto. Dai, fa parte dell'atmosfera romana. Almeno abbiamo vista sulla piazza. E anche su quel signore che parla al telefono da mezz'ora. Non ascoltarlo. Non posso, parla più forte della musica. Avete già guardato il menù? Sì, ma ci sono troppe cose buone. Io ho già deciso. Naturalmente. Che cosa prendi? Una carbonara. Sempre carbonara. Siamo a Roma, è quasi un dovere. Io sono indecisa tra amatriciana e cacio e pepe. Prendi la matriciana e io prendo la cacio e pepe. Così posso assaggiare la tua? Solo un boccone. Non credetegli, protegge il piatto come un tesoro. Perché voi dite solo un boccone e poi mangiate metà. Questa è un'accusa molto seria. Ma abbastanza vera. Scusi, possiamo ordinare? Credo che il cameriere non ci abbia sentiti. Aspettate, sta arrivando. Buonasera, per me una matriciana, per favore. Per me una cacio e pepe. E per me una carbonara. Possiamo prendere anche un antipasto da dividere? Che cosa proponi? Fiori di zucca. Ottima idea. E magari anche dei carciofi. Alla romana o alla giudia? Alla Giudia, così sono croccanti. Va bene, prendiamo entrambi. Da bere?
Una bottiglia d'acqua naturale. E una bottiglia di vino rosso. Io preferirei il bianco. Con la carbonara va bene anche il bianco. Allora bianco. Finalmente una decisione senza discussioni. La serata è ancora giovane. Avete visto quanta gente c'è in piazza? Sì, sembra che tutta Roma sia uscita stasera. È venerdì, nessuno vuole restare a casa. Io volevo restare a casa. Tu vuoi sempre restare a casa. A casa il tavolo non traballa. Metti questo pezzo di carta sotto la gamba. Così? Adesso è stabile. Perfetto, problema risolto. Ecco gli antipasti. I fiori di zucca sembrano buonissimi. Attenzione, sono molto caldi. Troppo tardi. Ti sei bruciato? Un po', ma ne valeva la pena. Il carciofo è enorme. Dividiamolo in 3. Come facciamo? Con il coltello. No, così si rompe tutto. Prendiamo un pezzo ciascuno. Molto elegante. Siamo tra amici, non importa. Questo è davvero croccante. Adesso capisco perché piace tanto. Roma riesce sempre a sorprendermi. Anche dopo 2 anni che vivi qui? Sì, ogni quartiere sembra una città diversa. Qual è il tuo quartiere preferito? Trastevere, ma solo la mattina presto. La sera è pienissimo. Appunto, la mattina è più tranquillo. Io preferisco Monti. Io testaccio, soprattutto per mangiare. Tu scegli i quartieri in base al cibo. È un metodo molto serio. Ecco i primi. La mia amatriciana profuma benissimo. Anche la carbonara sembra perfetta. Aspettate, facciamo una foto. No, ho troppa fame. Solo una foto veloce. Va bene, ma senza spostare il piatto. Sorridete. La foto è venuta bene? Sì, tranne Carlo. Che cosa ho fatto? Stavi già mangiando. È una foto realistica. Posso assaggiare la tua carbonara? Un boccone piccolo. Adesso capisci come mi sento? Tranquilli, assaggio tutto e poi vi lascio in pace. La tua amatriciana è piccante? Un po', ma è buonissima. La cacio e pepe è molto cremosa. Fammi assaggiare. Avevamo detto un boccone. Questo è un boccone normale. Per lei, forse. Siete davvero gelosi del vostro cibo. Solo quando abbiamo fame. Quindi sempre. Dopo cena facciamo una passeggiata? Dove vuoi andare? Possiamo arrivare fino alla fontana di Trevi. A quest'ora sarà piena di gente. Possiamo passare da strade più tranquille. E prendere un gelato lungo la strada. Questa proposta mi convince. Hai appena finito un piatto di carbonara. Il gelato va in uno spazio diverso.
È una teoria scientifica? Assolutamente. Allora niente dolce qui? Meglio il gelato. Sì, così continuiamo la serata. Perfetto, chiediamo il conto. Dividiamo in 3. Per me va bene. Anche per me. Scusi, possiamo avere il conto? La serata è stata una buona idea. Anche se volevi restare a casa. Lo ammetto, avete fatto bene a convincermi. Segniamo questa data. Un momento storico. Non esagerate. Allora, gelato e passeggiata? Certo. Va bene, ma niente foto del gelato. Non prometto niente. Finalmente pausa pranzo. Pensavo che questa mattina non finisse mai. Io non ho ancora finito. Marco, chiudi il computer. Devo solo mandare un messaggio. Lo dici da 10 minuti. Va bene, lo mando dopo. Bravo, adesso mangiamo. Che cosa avete portato oggi? Pasta fredda con pomodori e mozzarella. Sembra molto buona. Lo è, ma ne ho preparata troppa. Questo non è un problema. Vuoi assaggiarla? Volentieri. Anch'io, ma solo un po'. Avete portato il vostro pranzo? Io ho comprato un panino al bar. Io ho del riso con le verdure. Lo hai cucinato tu? Sì, ieri sera. Non ci credo. Perché? La settimana scorsa hai bruciato un uovo. È stato un incidente. Come si brucia un uovo? Ho risposto a una telefonata. Per 20 minuti. Era una telefonata importante. Il riso però sembra buono. Grazie, sto migliorando. Posso assaggiare anche quello. Hai già un panino enorme. Il panino è piccolo. Paolo, è più grande del tuo piatto. Ho avuto una mattina difficile. Che cosa è successo? Il cliente di Milano ha cambiato idea di nuovo. Sul progetto della campagna. Sì, adesso vuole cambiare tutti i colori. Ma li aveva scelti lui. Esatto. Quali colori vuole adesso? Prima voleva il blu, ora vuole il verde. Domani vorrà il rosso. Non scherzare. Avete già parlato con la responsabile? Non ancora, era in riunione. È ancora in riunione. Da quanto tempo? Da quasi 2 ore. Allora anche lei avrà bisogno di mangiare. Forse possiamo lasciarle qualcosa. Non il mio riso. Che generosità. Ho cucinato una sola porzione. Io ho abbastanza pasta per tutti. Te l'avevo detto che non era un problema. A proposito, avete visto la nuova macchina del caffè? Sì, ma non l'ho ancora provata.
Io sì. Com'è il caffè? Meno terribile di prima. Non sembra un grande complimento. Almeno adesso sa di caffè. Quello vecchio sapeva di acqua calda. Con un leggero sapore di plastica? Esatto. Dopo pranzo vi offro un caffè. Hai ricevuto un aumento? No, ho trovato delle monete nel cassetto. Erano le mie. Non c'era il tuo nome. Le avevo lasciate lì ieri. Allora il caffè lo offre Paolo. Mi sembra una strana conclusione. Per me va benissimo. Anche per me. Va bene, offro io. Ottimo lavoro di squadra. Parlando di lavoro, avete finito il documento per domani? Quasi. Che cosa significa quasi? Manca solo l'ultima parte. Quella con tutti i dati. Sì. Quindi manca la parte più importante. Non volevo dirlo così. Hai bisogno di aiuto? Forse con il grafico finale. Posso aiutarti dopo la pausa. Davvero? Sì, ma prima dobbiamo sistemare il problema dei colori. Io posso controllare il testo. Perfetto, grazie. Guardate come siamo produttivi mentre mangiamo. Non esageriamo, stai ancora parlando con la bocca piena. Scusa, Che cosa c'è nel panino? prosciutto, formaggio e verdure grigliate. Hai detto che era piccolo. È molto compatto. È una parola elegante per dire enorme. Volete un pezzo? No, grazie. Io sì. Prima non volevi condividere il riso. Adesso possiamo fare uno scambio. Va bene, un pezzo di panino per un po' di riso. Sembra un mercato. In ufficio bisogna saper negoziare. Affare fatto. Io vi regalo la pasta senza chiedere niente. Per questo sei la collega migliore. Sono d'accordo. Ricordatevelo quando devo cambiare turno venerdì. Ah, ecco il vero motivo. Che cosa hai venerdì? Una visita dal dentista nel pomeriggio. Posso coprire io l'ultima ora. Davvero? Certo, ma voglio altra pasta. Accordo accettato. Io posso rispondere alle tue chiamate. Grazie, ragazzi. Vedi, il pranzo migliora i rapporti di lavoro. Soprattutto quando porta tutto Giulia. La prossima volta cucinate voi. Possiamo ordinare una pizza. Non significa cucinare. Io posso preparare di nuovo il riso. Senza telefonate, però. Promesso. Che ore sono? Mancano 10 minuti alla fine della pausa. Abbiamo ancora tempo per il caffè. Prima sistemiamo il tavolo. Io butto i contenitori.
Io porto i bicchieri in cucina. E io metto via la pasta. Ne è rimasta? Solo una piccola porzione. Quella è per la responsabile. Giusto, poverina, è ancora in riunione. Le lasciamo anche un messaggio. Scriviamo: pranzo di emergenza. E aggiungiamo: non cambiare i colori. Quello è per il cliente, non per lei. Peccato, era un bel messaggio. Andiamo a prendere il caffè? Sì, ma offre Paolo. Le monete sono ancora nel mio cassetto. Restituiscimele e andiamo. Forza, prima che inizi un'altra riunione. Dopo il caffè torniamo subito al lavoro. Certo. Non sembri molto convinto. Prima vediamo quanto è buono il nuovo caffè.